Benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi tratteremo il tema di come amare più persone da un'altra prospettiva. È un tema che abbiamo affrontato più volte nei nostri video, ma oggi appunto lo toccheremo da un punto di vista, se vogliamo dire, anche più filosofico. Come Evo Amore abbiamo sperimentato negli anni che esiste uno spazio dentro il nostro cuore dove possiamo contenere più persone, possiamo avere più sentimenti a pari intensità, a pari emozione vissuta. E oggi in questo video vi racconteremo cosa abbiamo scoperto e come. Seppure può sembrare banale questa affermazione, noi abbiamo visto nella nostra esperienza che il fatto di poter amare più persone contemporaneamente è una questione più complessa di quanto può apparire a una prima analisi superficiale, sia quando facciamo un'autoanalisi di quello che stiamo vivendo, sia in generale per quella che è stata la nostra esperienza, quello che poi abbiamo osservato. È molto facile un po' credere di poter fare determinate cose, ma poi in realtà scoprire che ci sono dei limiti abbastanza importanti che ci portano a non poter fare quello che invece vorremmo o desidereremmo fare. Scopriamo insieme in questo viaggio cosa è questa stanza e come funziona. Dunque, cos'è questo luogo all'interno del nostro cuore che, come noi di Evo Amore abbiamo definito, stanza del cuore? È quel luogo dove risiedono i sentimenti più profondi nei confronti delle persone per le quali sentiamo un profondo rispetto, un profondo sentimento e per le quali nel tempo si è acceso il fuoco della passione. Alle volte c'è difficile pensare che all'interno di questo piccolo spazio del nostro cuore ci possano stare più persone. Questo perché? Perché siamo cresciuti in un contesto sociale dove l'imprinting più canonico, più facile è quello che ci viene manifestato attraverso la TV, il film, piuttosto i cartoni animati, e cresciamo fin da piccoli con questa idea del principe azzurro, che sposeremo un uomo o una donna per fare poi figli, fare famiglia. Per cui diventa veramente difficile riuscire a pensarci che in realtà abbiamo uno spazio dentro il nostro cuore che è molto più ampio di quello che pensiamo. Per cui questi eventi che ci hanno caratterizzato nella nostra vita e che tuttora continuano a farci pensare appunto che in questa stanza possa abitare una sola persona, non sono la realtà di quello che invece potremmo vivere. Per poter proseguire questo nostro scambio con voi è importante riprendere un concetto che abbiamo già visto in altre occasioni, ed è il fuoco della passione. Facciamo nuovamente un punto, ci ricordiamo che cos'è il fuoco della passione. Il fuoco della passione è un mistero particolare della relazione, ed è un processo creativo specifico collegato a noi esseri umani, alla nostra specie in particolare. Quello che possiamo dire utile a questi video che stiamo facendo è che il fuoco della passione è un elemento energetico che stabilisce una profonda differenza nel mondo delle relazioni dal momento in cui si accende, nel momento in cui si collega. Questo in breve è una sorta di punto di accensione nel quale le nostre parti energetiche maschili e femminili e quelle della persona con la quale stiamo interagendo e con la quale accendiamo appunto questo fuoco si incontrano e generano questa particolare energia. Da quel momento in poi il livello di intensità, di legame, di scambio diventa estremamente più profondo, ed è proprio da questo punto e da questa prospettiva che noi stiamo osservando questo mondo della stanza del cuore di cui vi stiamo parlando, proprio perché c'è proprio una grande differenza tra il vivere, come dicevamo anche in altri video, delle relazioni più superficiali e anche un po' illudendosi di amare più persone, ma in realtà andando a vedere più in profondità scoprire che veramente siamo legati a una sola persona e poi altre possono essere, come dire, non prime in classifica. Dove esiste una sorta di gerarchia relazionale, noi sappiamo già che questo imprinting con il quale viene condizionata la stanza del cuore è in atto, è in funzione, e quindi in quel momento noi, anche se non ce ne rendiamo completamente conto, stiamo viaggiando in un meccanismo sostitutivo, anche se siamo in una dimensione di poliamore. La caratteristica di vivere delle relazioni poliamorose è quella di avere più dimensioni affettive, più persone per le quali si prova un sentimento profondo. Ora,
dalle nostre conversazioni attraverso Evo Amore ci raccontate che in tanti state vivendo delle esperienze poliamorose. Volevamo chiedervi il sentimento che provate, è profondo per ciascuna di queste, oppure ce n'è qualcuna che magari avete piacere di vederla più spesso, avete piacere di stare più insieme a questa persona rispetto ad un'altra. Questo non vuol dire che nella relazione non ci siano delle caratteristiche diverse per ogni persona, ma qui noi stiamo proprio parlando del fuoco della passione. Il fatto di capire, e vi consigliamo di vedere nel link qui sotto c'è il video, di andarvi a vedere bene che cosa raccontiamo rispetto a questo tema, per capire se voi siete veramente in un campo di intensità profonda con più di una persona, o se invece state vivendo una relazione veramente profonda con una persona ed altre relazioni gerarchicamente meno importanti, seppure vi autodichiarate che queste relazioni sono tutte più o meno allo stesso livello. Questo è importante perché potete capire quanto questo imprinting di cui vi parlavamo prima, che porta la stanza a essere diciamo così chiusa a una sola persona, è veramente invece nuovamente aperta a più possibilità affettive reali, profonde, e che quindi vi possono permettere di accedere ad altre dinamiche che in questo momento non trattiamo in questo video, ma che sono fondamentali in un percorso di crescita spirituale. Un elemento che può aiutarvi a capire dove siete rispetto alle cose che state vivendo è quanto sentite forte il desiderio nei confronti di una persona che magari è appena arrivata, mentre avete ancora un'altra persona con la quale siete in relazione profonda. Ecco, cosa vi accade dentro? Quali sono i movimenti che vi portano a cercare di più la nuova persona e sostituire, tra virgolette, passateci il termine, la persona che precedentemente è stata con voi e che comunque c'è ancora, è presente, che vi ama e che vuole stare con voi? Una cosa che vorremmo anche ribadire è che noi non abbiamo nulla contro il fatto che si possa amare una sola persona e amarla anche per tutta la vita. Questo tipo di processo, che poi è quello che dà vita a un rapporto di coppia duraturo, è un processo sano quando viene scelto innanzitutto, e quando questa scelta produce nel tempo, nelle persone che lo vivono, una crescita spirituale. Queste due persone che si scelgono e che decidono di vivere insieme una relazione esclusiva per il resto della loro vita o comunque per lungo tempo, possono tranquillamente accorgersi se questo tipo di relazione sta portando loro ricchezza, crescita e miglioramento di sé oppure no. Diventa una percezione che le persone stesse possono autoverificare. Quello che vogliamo portarvi noi non è che questa cosa la consideriamo un limite quando è scelta, la consideriamo un limite quando è un automatismo, quando noi in questo processo siamo incapaci di allargare questo contenitore pur pensando di poterlo fare o di saperlo fare. Questo è un automatismo pericoloso perché alla fine ci pone dei limiti quando questi limiti non esistono. Cosa diversa invece è scegliere. Quando non si accende il fuoco della passione, ed è un tema che tratteremo ancora tante volte, è normale trovarsi di fronte a dei sentimenti come la gelosia, come il possesso o come, diciamo così, l'innamoramento, per modo di dire, che sono a un livello molto più leggero, molto più light, quindi molto più gestibile, che è molto facile confondersi nel sentirsi capaci di gestire questi sentimenti, quindi dirsi ma sì, io sono capacissimo di gestire la gelosia, non sono mai geloso, non sono mai stato geloso di questa cosa, di questa persona, eccetera eccetera. È probabile che voi non abbiate ancora incontrato nella vostra vita o non siete ancora stati in grado di accendere con qualcuno il fuoco della passione, perché quando questo accade scoprirete che molte delle azioni che voi vorreste intraprendere o gestire non siete più in grado di farlo. Questo non è un aspetto morale o culturale, è un aspetto energetico, quindi qualcosa di universale, una cosa molto forte che capita e va bene che capiti, semplicemente pone dei livelli completamente diversi di interpretazione degli stessi sentimenti. Così come diceva ora lei che abbiamo questo tipo di interpretazione di saper amare più persone, ma dobbiamo autoverificarci e capire se stiamo amando queste persone con il fuoco della passione oppure no, perché questo fa una grandissima differenza. Speriamo che questo video sia stato comprensibile, soprattutto speriamo vi sia piaciuto. Mettete il like su questo video Commentate. e commentate, fateci sapere cosa ne pensate e se avete anche piacere di condividere cosa state vivendo. Per noi è sempre un momento di arricchimento personale e collettivo. E ci vediamo al prossimo video.